Ma non lo so in realtà, almeno io non conosco collezionisti che abbiano nelle cassette di sicurezza gli svizzeri e che poi vadano in giro con degli orologi cinesi, magari con degli omaggi o delle pure copie. Poi io chiaramente parlo di appassionati, magari ci sono alcuni o altri che comprano gli orologi blasonati e poi hanno paura di utilizzarli, però insomma è difficile che un vero appassionato compri per passione un orologio blasonato e poi lo lasci in cassetta di sicurezza per mettere un cinese. È molto più facile che al polso, se non è la situazione giusta, non metta nulla. Qualche anticipazione dell'orologio a sinistra, parli dell'Addis Dive è un orologio molto conosciuto tra gli appassionati, molto conosciuto anche da molti, molto amato, scusa il gioco di parole, e da molti altri, me compreso, invece molto molto bistrattato. Ne parleremo meglio appunto con Sam giovedì 31 alle 19:30, lo ripeto, sul canale YouTube di clockface.it, e vedremo un po' che cosa ne pensa lui e che cosa ne penso io. Ma di cosa parliamo? Dovrebbero essere illegali al pari dei cloni. Vedo che iniziamo a scaldare i motori, ma proprio alla grande. Illegali. E allora il design è esattamente lo stesso. Giuridicamente c'è da dire che il brevetto sul design scade e non è rinnovabile. E questo significa che un determinato design può essere copiato dopo un certo numero di anni, che sono 25 anni. Però c'è da dire che in questo caso il design copiato è quello di un sub che è nato nel 2010, non sono passati 25 anni. Allora qual è il problema? Molto probabilmente il problema è che sono fabbriche queste irrintracciabili, che non si sa dove sono, che non si sa che fanno, che non si sa quanti altri orologi con quanti altri marchi diversi producono, e credo che per aziende anche come Rolex sia molto molto difficile fargli guerra. Ecco il motivo per cui ho sempre evitato il sub, cioè le copie, i fake o comunque gli homage. No, io non condivido assolutamente, anzi non ci vedo e non ho mai sentito il bisogno di dovermi differenziare da chi compra una copia, un fake o un homage. Io l'orologio lo compro per me stesso, non per farlo vedere agli altri con la paura che qualcuno pensi che io possa avere un fake o un homage. Lo compro per me, piace a me e non vedo come potrei privarmene, e né mi interessa se qualcuno guardandomi possa mai pensare che io compri un fake o un omage, a parte che è un problema loro, ma insomma ce ne vuole abbastanza anche per pensarlo. Quindi no, questa è un'argomentazione che ho sempre invece l'ho sempre vista al contrario. L'orologio lo compro per me e va bene a me. Ecco, questa è una bella domanda, ma perché c'è confronto tra un Addis Dive e un Submariner? Ma in realtà sì, ora per me naturalmente non c'è confronto da un punto di vista storico, qualitativo, di blasone. In tanti però pensano che la qualità sia praticamente la stessa, anzi molti che comprano questi orologi credono di essere più furbi perché spendono un centesimo del prezzo di un sub pensando di avere la qualità del sub. E quindi per molti c'è effettivamente confronto, ed è proprio su questo argomento che volevo discuterne in questa live giovedì 31 proprio con Sam, capire insieme un po', anche insieme a voi, se davvero c'è o no confronto tra i due orologi. Hai mai avuto uno steel dive o simili anche solo per vederlo dal vivo? No, avuti no, ne ho visti tanti dal vivo, li ho toccati, insomma li conosco. Avuti no, non li metterei mai in collezione. Immagino che sia una domanda abbastanza provocatoria, no? Cioè tu con questa domanda mi vorresti far dire che anzi vorresti dire poi che la qualità è la stessa. Io li ho visti dal vivo, la qualità è molto alta, sono fatti veramente molto bene, non a caso molti cloni sono ormai quasi indistinguibili, se non per piccoli dettagli nelle rifiniture o nel funzionamento della corona di carica o della ghiera girevole. Però
è un orologio che ti indica l'ora cercando di copiare qualcos'altro. A che serve? Perché il paragone con Addis Dive e non con Steel Dive? Tra i due quali consiglieresti? No, in realtà il paragone tra Rolex e Addis Dive è possiamo dire un paragone standard tra Svizzera contro Cina, così per introdurre insomma l'argomento poi della live su Clockface. E credo onestamente che arrivi praticamente tutto dalla stessa fabbrica o dalle stesse due fabbriche. Tra l'altro mi pare di ricordare che lo stesso Marco Bracca comprò un Cadisen dove all'interno c'era roba marchiata Steel Dive, cose di questo tipo. Credo che arrivi tutto dalle stesse fabbriche. Tra l'altro gli stessi orologi spesso li trovi anche senza logo sul quadrante, secondo me indice del fatto che su quel quadrante poi ci mettono un logo qualsiasi. Spero non ci mettano anche dei loghi fake. Tra i due quali consiglierei? Compra altro. Perché comprare orologi copiati? È una domanda a cui non so rispondere onestamente. È sempre quello che ho cercato di dire, ma come semplice opinione personale, ci sono tanti orologi che costano poco, a volte che costano meno anche degli omaggi cinesi, Addis Dive, Steel Dive, che però secondo me hanno un valore collezionistico ben diverso da questi ultimi. Quindi io non sono mai riuscito a comprare orologi copiati, anche quando desideravo tantissimo il Rolex Ghira Verde ed ero uno squattrinato. C'erano diverse soluzioni come i Mondia e i Perseo che erano praticamente uguali ed hanno ancora oggi la loro storia, però non sono mai riuscito a comprare perché mi deluderebbe al polso, mentre con gli stessi soldi si possono comprare orologi collezionabili. Da cosa nasce l'esigenza di paragonare Steel Dive a Rolex, che poi è Addis Dive per l'appunto, sono tutti uguali? No, non c'è l'esigenza di paragonare Rolex a Steel Dive, ma peraltro sono del tutto imparagonabili, quindi non vogliamo paragonare i due orologi. In questa live che trovate su clockface.it su YouTube, USM parliamo di svizzeri contro cinesi, ma non di Steel Dive contro Rolex o del sub di Rolex contro il sub di Steel Dive, che poi è una pura copia. Parliamo delle contraddizioni dell'orologeria, dei gusti di chi acquista Cina invece che Svizzera, magari risparmiando un po'. Insomma, parliamo di orologeria, ecco, non di Steel Dive e Rolex. Omaggi che copiano modelli vintage, sì o no? Per me rimane un no, per quanto poi gli homage nascano da l'esigenza di alcuni appassionati di riavere modelli storici introvabili, rarissimi, costosissimi. Ma un appassionato, questi modelli storici rarissimi, introvabili, se li guarda sui cataloghi, sui libri, se li studia da appassionato di orologeria, si studia l'orologeria. E non è che un appassionato di Ferrari GTO si fa la Twingo con la carrozzeria in plastica della GTO perché vuole la GTO. Un appassionato di auto, come un appassionato di orologi, studia le auto o studia l'orologeria dove va studiata, non comprando delle copie perché mi piace il design. Cioè, sono pezzi da asta, sono pezzi alcuni da museo, rimangano nei musei.